Storytime, Evoluzione Radio. Ben trovati amiche e amici di Storytime, il saluto è quello di Gianluca Losco qui su Radio Italia 5, però diamo subito il benvenuto anche a Guido Gattai, ciao, ben trovato. Grazie mille. Allora Guido, life coach, allora intanto raccontaci un po' quindi il tuo percorso, chiaramente a livello personale, le tue esperienze, cosa c'è da sapere? Ma quello che in ambito delle corporation americane oggi si chiama life coach, un tempo si chiamava filosofia. Mio nonno era un filosofo e faceva fondamentalmente lo stesso lavoro, cioè quando gli studenti venivano a casa con un problema cercava di dargli una mano. Il mio lavoro oggi è estremamente simile, cioè essere una persona sgarbata e maleducata. Se una persona arriva da me, mi fa una domanda, io gli faccio le domande fino a che quella persona non si risponde da sola. Quindi è un lavoro, è uno dei lavori più antichi del mondo, perché ne troviamo testimonianza nei dialoghi scritti da Platone su Socrate, e fondamentalmente il lavoro è sempre quello. Benissimo, ecco, quindi solo ci è piaciuto dare un'accezione più anglofona, possiamo dire, con un termine. Sì, perché così si capisce meglio, perché se oggi dico filosofo viene in mente una persona che si perde dietro questioni inutili sul senso della vita. In realtà il filosofo in senso pratico, quando il filosofo era un lavoro, e lo è tutt'oggi, solo che non ha più lo stesso nome, non è certo perdersi dietro a questioni inutili, ma piuttosto trovare una maniera utile di porre i problemi in maniera tale da trovare il numero maggiore e più utile di soluzioni possibili. Benissimo, allora poi abbiamo specificato appunto life coach perché sappiamo che insomma è una disciplina che può occuparsi effettivamente di tanti settori. Allora, quali sono le caratteristiche, quindi quali sono magari anche principalmente gli argomenti principali che ti capita di trattare? Ma sicuramente ci sono delle persone che vengono da me con problemi classici di ambito lavorativo, di ambito sentimentale, o anche semplicemente delle persone che hanno un po' perso o il gusto o l'obiettivo della vita, ecco. Però è molto interessante il tipo di lavoro che io faccio, e lo dico perché questo è quello che io in prima persona ne ho anche tratto, anche per migliorare, partendo da una condizione di benessere, per andare a trovare qualcosa di più e di meglio. Non solo per risolvere un problema, può essere utilizzato anche per sviluppare, per avere di più, non per forza per avere una restituzione di qualcosa che è venuto a mancare. Certo, ecco, ma da questo punto di vista, secondo te, perché una persona che magari si sente soddisfatta, eccetera, eccetera, magari può essere anche una persona che quindi sia contenta e quindi ha bisogno comunque sempre di stimoli ulteriori? Ma più che altro è come un massaggio, no? Non è che se stai bene non vai a farti fare un massaggio, è una coccola. Solo che questa è una coccola da un punto di vista mentale. Perfetto, perfetto. Allora io intanto invito i nostri amici all'ascolto a dare un'occhiata al sito www.guidogiacomogattai.com e poi sempre Guido Giacomo Gattai su Facebook, Instagram, YouTube, c'è anche TikTok, quindi ti si trova un po' ovunque. Ecco, e allora parliamo un po' di quello che cerchi di fare te e che cosa secondo te rende così efficaci i tuoi, tra virgolette, trattamenti, comunque percorsi che te fai con queste persone. Ma diciamo, secondo gli antichi Celti, l'essere umano è composto dal triskelion, ovvero l'anima, la mente e il corpo. Io non lavoro sull'anima, quello è un lavoro per il prete, e non lavoro sul corpo, quello è un lavoro per il medico oppure per qualcuno che si occupa di cose un po' più fisiche di me. Lavoro sulla mente, quindi sulla logica formale. Laddove c'è un problema di ordine, appunto di ordine logico, io aiuto a trovare una via d'uscita. Uno penserebbe sì, vabbè, ma a ragionare ci riesco anche da solo. Sì, è vero, nel senso che pensiamo al personal trainer in palestra, no? Io perché ho bisogno del personal trainer? Potrei andare anche in palestra da solo e ottenere il fisico di The Rock. Probabilmente sulla lunga sì, però con un personal trainer si fa prima. Allo stesso modo, molto spesso ci troviamo a nascondere a noi stessi determinati aspetti dell'analisi di un problema per tutta una serie di ragioni che possono essere di comodità, di praticità, di pigrizia, no?
Se hai davanti a te una persona che ha una formazione specifica, è più facile evitare di nascondersi a se stessi e quindi arrivare più velocemente a un numero maggiore e più efficace di soluzioni in un tempo minore. Quindi insomma anche il tempo, anche perché probabilmente io posso provare quanto voglio e per quanto tempo voglio, ma il fisico di The Rock mi sa che ormai... No, mi sembrava fossimo sulla strada. Esatto, guarda, ancora qualche piccolo allenamento e ci siamo. Ecco, no, restando invece sulla tematica del coaching, ecco, te Guido hai provato su te stesso poi questa esperienza, quindi sul tuo percorso, sulla tua vita, che impatto ha avuto tutto questo? Ma diciamo che per me è un po' l'elemento all'interno del quale mi muovo, come ti dicevo, io mi muovo all'interno dell'ambito filosofico fino dalla mia nascita fondamentalmente, perché sono temi di cui si è sempre trattato in famiglia e è chiaro che non è la panacea di tutti i mali, perché la panacea di tutti i mali non esiste. Certo. Però sicuramente mi ha aiutato a resistere a molti rovesci del destino ai quali sfortunatamente ho visto soccombere molte persone. Ho visto molte persone a cui è successo molto meno di quello che è successo a me, senza andare nel biografico, cedere al suicidio. Io no. Meno male. No, nel senso, non sono giocattoli. La filosofia è veramente un dispositivo che, se ben utilizzato, ti salva la vita in tante situazioni. E ora, senza essere per forza così estremi, in molte situazioni può essere semplicemente anche un'ottimizzazione delle possibilità disponibili. Cioè, mi ha aiutato a scegliere la scuola giusta, andare nella direzione giusta che sviluppasse le mie capacità, piuttosto che addormentarmi su una carriera piana che probabilmente mi avrebbe condotto a una vita più triste, a una vita che mi piace, insomma, bene o male. Mi piace vivere quello che vivo, sono felice di svegliarmi la mattina e di fare quello che faccio. E sono circondato da persone meravigliose, perché la filosofia è anche un sistema di selezione delle frequentazioni che è abbastanza più funzionale piuttosto che l'assenza di essa. Certo. Ecco, giustamente, perché poi è chiaro che possono capitare anche casi estremi, ma secondo te ci può essere un consiglio generico che si potrebbe, perché poi soprattutto in questo periodo con la pandemia, guerre, rincari eccetera, periodi di difficoltà, di cambiamento, di insoddisfazione, ecco, diciamo che molte persone possono attraversare questo periodo. Ecco, allora possiamo dare un consiglio generico o bisognerebbe analizzare situazione per situazione? Ovviamente bisogna analizzare situazione per situazione, però io ho scritto un libro che si chiama Trovare la calma nella tempesta e che è uscito da pochi mesi, quasi un anno in realtà ormai, si trova anche disponibile in inglese volendo. Benissimo. E che appunto dà un aiuto generico in questa direzione, per cercare a imparare a danzare nella pioggia, cioè non è che puoi aspettare che la pioggia finisca. Perché non sai se e quando finirà. E soprattutto adottare un atteggiamento di sofferenza in attesa della fine della pioggia è folle, perché è uno spreco di tempo enorme. Esatto. E perché non godere di quello che possiamo godere ora, subito, no? Cioè la filosofia ti aiuta anche a fare questo, a non rimandare il godimento della vita. Insomma, ecco, quindi diciamo di affrontare la situazione senza aspettare tempi migliori. Sì, perché molto spesso purtroppo accade il contrario di quello che si penserebbe, cioè il non filosofo è proprio quello che si perde nelle seghe mentali, perché non sa trovare la via d'uscita. Questo succede tantissimo e perde una quantità di tempo enorme a soffrire per cose che, se analizzate con una testa ferma e fredda, in realtà si possono risolvere in tempo veramente molto più breve di quello che si penserebbe. Benissimo, allora io ricordo, amici, che comunque per ogni altro chiarimento, insomma, comunque potete visitare il sito guidogiacomogattai.com, poi troviamo il nostro amico su veramente tutti i social.
Allora, caro, qualche saluto, qualche ringraziamento che vorresti fare? Ma io ringrazio voi di Story Time. perché sono un po' distratto io con i nomi alle volte. E vi ringrazio tantissimo per avermi invitato. Davvero grazie figurati. mille, mi fa molto piacere parlare del mio lavoro sempre. E ovviamente ringrazio tutte le persone che mi stanno intorno e mi supportano e mi sopportano. Ma non so chi altro ringraziare. Ringrazio la città di Breslavia dove io lavoro, che è un po' la Milano della Polonia, perché io lavoro molto per le corporazioni, per le industrie e quindi faccio problem solving, team building, e non potrei mai fare il lavoro che faccio in Italia, insomma non esiste lo spazio per quello che faccio io in Italia, fortunatamente ecco. All'estero sì. Ecco, e quindi insomma hai trovato il tuo contesto ideale. Bene, Guido, grazie a te ovviamente per essere stato qui con noi a Storytime. Appunto, voi amici invece non perdetevi tutte le altre nostre storie sempre qui su Radio Italia 5. Da Gianluca un saluto e alla prossima. Ciao. Storytime, Evoluzione Radio.